Allora, sono qui dal negozio di animali, un grosso negozio di animali che vende scatolette, mangimi, piante, insomma vende un po' di tutto. Proprio il classico negozio per animali, che è enorme. E, però io non sono entrato perché se io poi entro, cosa succede? Che poi vedo i pesci, mi innamoro dei pesci, perché mi conosco, conosco il pollo, quindi non entro, così non li vedo e poi non inizio a pensare, perché poi inizio a dire, ah ma che bello, ah ma lo voglio, ah ma tiro fuori l'acquario perché l'acquario ce l'ho e lo tiro fuori e lo metto il pesce, ci metto questo, ci metto quell'altro e poi alla fine finisci che da una cosa che dovevo andare a vedere per una scatoletta del gatto, finisci che esci fuori con un pesce e poi uno non basta, ce ne vogliono due perché poi è da solo e quella. Quindi alla fine non sono, cioè, completamente entrato, almeno evito le tentazioni. Cioè, ultimamente mi sembra che stiamo passando in una fase dove non vai in giro per evitare le tentazioni, perché sono micidiali, alla fine finisci. Che tu entri con, dici faccio solo un giro e comunque un euro ce lo spendi comunque. Poi adesso sono andato da un grosso negozio di cinesi, ma proprio grosso. Dovevo vedere una cosa perché non avevo, ho detto vediamo se ce l'hanno per non stare lì a comprarla su Shein, che poi ci va 2 settimane per arrivare di qua e di là. Disse costo qua. Però ho guardato solo quello, tutto il resto basta, no, perché sennò poi finisce che compri roba che alla fine poi che cavolo te ne fai? Tipo l'altro giorno da Action, non so che cavolo si dice, c'erano delle poltrone da giardino, c'era un set di poltrone da giardino col tavolino, col tavolo, 4 sedie e l'ombrellone, tipo 99 euro, una roba del genere. Io ero dall'altra parte dello scaffale, arriva una ragazza e gli fa al fidanzato: e questo non lo prendiamo per il terrazzo? E io dico, ma scusami un momento. Cioè, tu sei stata col terrazzo fino a 5 minuti fa e non sentivi la necessità di comprarti un tavolino con le sedie, adesso l'hai visto lì e vuoi il tavolino con le sedie. Allora, ma perché non è stata una cosa che ha detto, boh, andiamo e compriamo il tavolino con le sedie, quindi una cosa ragionata, pensata, studiata, prendi le misure, guardi se ci stanno, se non ci stanno. No, questa è arrivata lì perché si trovava lì dentro per tutt'altro, a questo punto mi chiedo per cosa, si è trovata sto tavolino con le sedie e ha detto, e questo tavolino non starebbe bene? No, non starebbe bene, perché se fino a 5 minuti fa non ti è venuto in mente di comprarlo, vuol dire che quel tavolino lì, secondo me, era inutile. Ok? Cos'è che ha detto esattamente? Ha detto, e questo? Come dire, e questo cosa? Cioè, prima prendi le misure a casa, vedi se ci sta, se ti può piacere, se non ti può il colore, perché cioè voglio dire, magari c'hai la casa gialla e metti un tavolino, che cavolo ne so io, cioè voglio dire, no? Cioè almeno guarda anche che si abbina col colore, non è che devi comprare tutto quello che ti capita sotto le mani. E quindi evitiamo completamente di andare nei posti dove ci sono le tentazioni, perché così facendo si buttano via un sacco di soldi, in cavolate che in realtà fino a 5 minuti fa potevi viverci anche tranquillamente senza. Ecco. Poi parliamo un po' di Instagram anche. Allora, sto cavolo di Instagram, Facebook, cosa.
Ma più che altro Instagram, secondo me. Sarà tipo un mese e mezzo che non lo uso più. Un mese e mezzo, sì. Non ho più usato. Ma vi dirò che sto così bene senza Instagram, anche perché adesso, non so, dopo un mese e mezzo che non lo uso più, sono entrato prima, 5 minuti, ho detto vediamo che cosa succede là dentro, no? Perché poi sai, andiamo a vedere che cosa succede. Oh, è tutta una pubblicità, a parte il discorso della pubblicità proprio di Instagram, cioè proprio la pubblicità classica. Ma ultimamente ho visto che i profili della gente sono più che altro, cercano sempre di venderti qualcosa, no? Adesso hanno scoperto il trucco dello sketch comico, no? Ti fanno ridere, no? Con la scusa di farti ridere, ti piazzano in mezzo qualcosa che ti vogliono vendere. Tipo, fanno i deficienti guarda questo, lo trovi con lo sconto del 50% col codice che trovi in descrizione di qua di là. Tutto così, cioè è tutta una pubblicità. Quindi oltre alla pubblicità classica, quella pagata, è pieno di profili che ti vogliono vendere qualcosa. Non pieno, sono tutti così. Buongiorno, scusate, qua ci sono messo casino. Allora, oggi prepariamo il pacchetto da spedire a Monica. Sono cotto, ok? Mi sono svegliata alle 5:30. Perché mi sono svegliato di botto alle 5:30? Perché a forza di usare quei maledetti sonniferi del piffero, l'effetto di solito dura 5-6 ore e quando ti svegli il corpo praticamente, bam, riprende a svegliarsi di colpo. Perché ho letto che dopo un po' il corpo si assuefa a 'sti benedetti sonniferi, quindi questi cosi prima ti creano questo sonno indotto di colpo, quindi tu praticamente non dai tempo al corpo di prendere sonno, entrare nella fase REM, non REM e quant'altro. Quindi dopo un po' cosa succede? Che il corpo si abitua e appena il sonnifero finisce di fare effetto, di solito intorno alle 5, se lo prende a mezzanotte di solito, cosa succede? Che si riattiva immediatamente, no? Perché si è abituato a non produrre più quella sostanza che serve per far dormire. Adesso non conosco bene i termini tecnici e quant'altro, no? Quindi cosa succede? Che non è più abituato a dormire un sonno da solo, cioè a crearsi quelle sostanze che servono per dormire. Quindi finito l'effetto del farmaco, praticamente ti svegli di botto, ma di botto, così, fresco come una rosa. Il problema è che poi dopo, dalle 5:30 in avanti, cioè dopo un po', subito sei bello sveglio, pam, bello fresco come una rosa, sembra che hai dormito tutte le ore che ti servivano. Il problema è che dopo un paio d'ore, cioè crolli perché mancano ancora, tipo, per esempio a me mancano ancora quelle 2 ore per completare la fase del sonno, cioè completare la fase del riposo, ok? Quindi è inutile prendere caffè, perché tanto se prendi solo caffè alla fine ti viene solo tanta ansia, perché il caffè sì è vero ti dà un po' di energia, ma poi ti crea un botto di ansia, perché il caffè fa venire solo ansia. È inutile stare a fumare come un turco, perché tanto alla fine l'effetto da nicotina lo conosciamo tutti. È inutile stare a prendere zuccheri, perché tanto lo zucchero quarto d'ora, 20 minuti, poi finisce l'effetto e ti senti stanco come prima. E adesso sta cosa cioè, non mi frega più, ecco, perché adesso non mi frega più. Da Com'è che io ho sempre detto: "Ma sì, anche se ti svegli prima, chi se ne frega, ti svegli, fai cose e non cose". E il problema è che mancano comunque, per esempio a me, dalle 5:30
alle 7:30 per dire mi mancano 2 ore di sonno, ok? Perché mancano 2 ore di sonno. E quindi come fare? Adesso bisogna tentare di ridurre questi benedetti sonniferi. Aspetta che aggiusto un po' la luminosità. Bisogna tentare di ridurre un pochino questi benedetti sonniferi, quindi a riabituare il corpo a riprendere dei cicli naturali. Sarà dura, perché sarà dura, ma ce la faremo, perché io volevo, cioè, finirla con sta storia dei sonniferi, perché veramente dicono, poi ti assuefi, è vero, dopo un po' ti assuefi perché comunque il corpo non è più abituato a produrre quella sostanza che non mi ricordo come si chiama, che serve per dormire. Comunque poi ognuno se la deve gestire col proprio medico, perché ognuno se la deve gestire al proprio medico. Io non ne voglio sapere di queste storie, che poi non venissero fuori cose che ma tu l'hai detto, ma tu l'hai fatto. Ognuno se la deve vedere con il proprio medico, ok? Io faccio quello che voglio io, ma la gestisco a modo mio e faccio come mi sento meglio io. Voi fate come meglio vi sentite voi e affidatevi a qualcuno. Comunque sta di fatto che si sta male. E poi un altro errore non è quello che dici, stasera vado a dormire prima perché sono stanco, quindi vado a dormire prima. No, perché poi alla fine ricominci un ciclo micidiale, perché se tu vai a dormire prima, anziché dormire quelle 7 ore, cosa succede? Che tu andando a dormire prima ti svegli prima. E quindi comunque stasera dovrò andare a dormire a un orario, al solito orario, anche se sono stanco morto, perché altrimenti succede che se vado a dormire tipo alle 10, butto lì anziché a mezzanotte, e cosa faccio? Anticipo tutti di 2 ore e domani ricominciamo il ciclo, perché anziché svegliarsi alle 7:30 ti svegli alle 5:30 di nuovo, cioè quindi diventerebbe tutto sfasato, quindi stasera devo andare a dormire al solito orario. Vabbè, comunque, ho trovato una bustina. Queste sono delle vecchie buste della SDA. Solo che siccome che se io spedisco questa busta qui, anche se è piegata, anche se la metto cioè se io la metto intera, cosa succede? Che poi alla fine quelli della posta me lo fanno pagare come se fosse, cioè me la fanno pagare carissima. È vero che il peso è lo stesso, perché il peso è lo stesso, cioè sì, effettivamente potrei anche dire tanto peso uguale, anche se la piego rimane comunque, cioè comunque il peso è lo stesso, non credo che... E il problema è che poi mi fanno pagare la dimensione, perché loro valutano in base alla dimensione. Quindi, sapete cosa faccio? Sapete cosa faccio? Siccome che è la prima volta che spedisco una cosa del genere, io allora facciamo così. Intanto sapete che la posta non vogliono carte scatole scritte, non scritte, di qua e di là. Allora io prendo sta busta, che tra l'altro da Action le avevo anche, le vendono le buste così vuote. Io la prendo e la giro al contrario. Ok? La prendo e la giro al contrario, così, eccola, così. Aspetta, prendo e la giro al contrario, così, così rimane grigia fuori. Poi c'è lo scotch, io lo giro al contrario così, e là. Ecco, così rimane bella, rimane grigia e non, la posta non scoccia. Poi adesso io la metto dentro così.
vedo se mi fanno pagare la dimensione, un bel momento. Se mi fanno pagare la dimensione, la piego a metà e la chiudo a metà. Se no, se non mi fanno pagare la dimensione, allora vanno solo a peso, allora la spedisco intera così. Non lo so, adesso vediamo. Poi cos'altro? Adesso mi devo preparare, devo prendere un foglio, scrivere. Allora, devo prendere un foglio di carta bianca e lo scotch trasparente. Aspetta che lo faccio subito così. Aspetta, Anzi, prima guardo. Adesso, anzi, facciamo una bella roba. Prima di andare in posta, vado a vedere su internet quanto costa la spedizione con Impost. Perché Impost è molto meglio. Impost è molto meglio. Ok, allora, ho guardato le tariffe su Impost. A parte che dove devo spedire non c'è il servizio, quindi già siamo messi male. E quindi spedirò con la posta. Allora, adesso vibra tutto. E adesso poi domani andrò in posta. Qua c'è la busta, non l'ho chiusa. Porterò con me anche una penna, lo scotch, così se devo piegare, così, perché devo capire bene come funziona, cioè, capito? Devo capire bene come funziona, perché devo capire bene come funziona. Posso anche, in realtà potrei anche piegarla a metà così. Ah no, perché poi rimane aperta qua, quindi no. Però se la piego, vediamo un po', e se la piego, vabbè, poi vedo un attimino, posso anche piegarla, per dire, sì, potrei anche piegarla al contrario, così. Sì, potrei anche piegarla al contrario così, no? Ecco, così, e rimane tipo un libro, non lo so, adesso poi vedo. Poi ci metto l'indirizzo qua davanti. Ok, l'idea non è malvagia, piegarla così, sì. Vedo, se mi viene comodo che non mi fanno storia per tenerla grossa, bene, se no la piego a metà e boh. Bene, ci vediamo, quindi la mia penna ce l'ho, il mio scotch ce l'ho, l'indirizzo ce l'ho qua, non vi faccio vedere perché sono privacy e niente, vediamo domani cosa mi diranno poi in posta, poi vediamo, vi porto con me così vediamo che succede. The next day. Buongiorno. Allora, sto andando in posta a spedire il pacchetto e piove, brutto tempo, pioviggina più che piove. Insomma, c'è poco da dire, quindi più che altro guardiamo. Ok, allora sono arrivati in posta. Mamma mia, adesso piove. Allora, andiamo il numero. Vabbè, fa lo stesso. Direttamente proprio
dalla cassa. Ok, spedito, partito. Cos'altro? Ah vabbè, non potevo registrare perché c'era questa signorina lì che mi guardava con gli occhi allucinata, non so io cosa aveva visto sta signorina lì. Boh. Che buon odore di brace. Che buon odore. Che buon odore di brace, di carne alla brace. Sono le 9:30 di mattina, però quell'odore lì è sempre buono. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Aspetta, adesso. Adesso vado un attimo dal Carrefour che volevo vedere una cosa e se ce l'ha, poi ce l'hanno, credo di sì, però sai, saranno 8.000 persone perché di mattina presto così saranno tutti pensionati che vanno lì a comprare, figurati. No, non c'è nessuno, aspetta va che chiudo l'ombrello.